Oddio ragazzi, mi si è aperto il piedino in diretta. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele, oggi in compagnia del nuovo Dragonfly KK13. Lo avrete sicuramente già visto nella mia live di ieri, se non l'avete ancora fatto recuperatela, c'è il link nella scheda qui in alto a destra. Comunque si tratta di un nuovo drone pieghevole, davvero super economico, costa tra i 100 e i 130 euro solitamente, quindi molto interessante sulla carta, ma... beh, iniziamo dandogli un'occhiata più da vicino. Nel prezzo è inclusa questa bella custodia rigida, direi un plus per la categoria. Al suo interno, invece, troviamo una buona dotazione di accessori come il cavo di ricarica USB-USB-C, il manuale di istruzioni, il QR code per scaricare l'applicazione dedicata, eliche, cacciavitini, stick di ricambio, quindi sotto questo aspetto davvero nulla da dire. Anche il radiocomando, per quanto cheap, economico nei materiali, è comunque discretamente buono, con tanti comandi, anche l'inclinazione del gimbal, la regolazione della velocità, e c'è anche un piccolo ma comodo display luminoso, illuminato, retroilluminato, nella parte inferiore del radiocomando stesso. Come succede spesso con questi droni economici, le antenne sono finte in quanto non c'è nessun cavo all'interno, quindi le antenne sono semplicemente all'interno del radiocomando e queste due stecchette di plastica sono puramente estetiche. Ma passiamo ora al drone che, come potete ben vedere, è praticamente uguale, identico, sputato, un clone del Parrot Anafi. Drone ovviamente molto superiore, che costa anche molto di più, oltre i 500-600 euro. Comunque anche in questo caso, come con il radiocomando, i materiali sono di qualità bassa, diciamo sul livello dell'Absanzino. I bracci sono pieghevoli, hanno un buon meccanismo ispirato al Parrot Anafi. Anche il gimbal, la cam, ha una protezione molto gradita. Inoltre il gimbal meccanico a due assi, per quanto sia economico nella costruzione, sembra anch'esso ben fatto. Non mancano nemmeno i LED di segnalazione sui quattro bracci, motori brushless, la cam è 4K, abbiamo il GPS GLONASS più il modulo VPU a bordo, ingresso micro SD per salvare foto e video, mentre la batteria è una 3000 mAh che secondo la casa madre dovrebbe garantire attorno ai 28 minuti di autonomia, quindi eccellente. Ora voi vi starete sicuramente chiedendo: ma questo drone è fantastico, costa poco, ha tante funzionalità, ha tanta autonomia, pure l'applicazione dedicata e il radiocomando a meno di 150 euro, cosa si può trovare? Beh, assolutamente nulla di paragonabile, ma non è tutto oro quel che luccica, e un problema purtroppo c'è, ed è anche abbastanza grande, ed è questo. Purtroppo la batteria, nonostante sia tutto marchiato CE, è davvero di qualità molto scadente. Ho provato a caricarla in tutti i modi possibili, purtroppo ci viene fornito solo il cavo di ricarica USB, USB-C, questa cosa mi ha molto sorpreso, ma nessun caricabatterie dedicato, quindi ho provato a caricarla al PC, a caricabatterie vari, dei telefoni, di altri droni, eccetera, ma nulla da fare, lampeggia sempre in questo modo, e da quanto ho visto in rete è un problema diffuso di queste prime ondate di Dragonfly KK13, batterie a quanto sembra difettate. E ovviamente capite bene che un drone senza batteria ovviamente non può funzionare, ed è un peccato, perché anche per quanto riguarda il peso, questo drone senza batteria pesa meno di 250 grammi. Anche in questo caso la batteria è il problema principale, perché pesa 130 grammi, quindi sforiamo i 250 e i 300 grammi. Quindi sono davvero molto deluso da questo drone, che mi attirava e mi attira ancora, perché sì, a parte l'estetica che è clamorosamente copiata, identica al Parrot Anafi, per costare meno di 150 euro è davvero un top di gamma. Purtroppo però, se la batteria non funziona, possiamo solo farlo volare così con le nostre mani. Ora è un problema sicuramente della mia unità e anche di altre, da quanto ho visto in rete, e questa purtroppo è un'evenienza a cui si va incontro quando si comprano droni di marchi sconosciuti. Ora però non voglio dire che droni top di gamma come DJI, Unique ci mettono
metto in mezzo anche Xiaomi con Fimi siano esenti da problemi, anzi anche loro hanno i loro problemi, ma in quel caso diciamo che la garanzia, l'assistenza riesce a tutelarci. Invece in questo caso Dragonfly non ho trovato nemmeno il loro sito ufficiale su internet, quindi davvero non saprei dove andare a sbattere la testa. Magari si è ripresa? No, sul mercato comunque sono presenti dei marchi economici affidabili come può essere JJRC, Sima, Seafly, ma quando andate a comprare un marchio sconosciuto come questo mettete sempre in conto che sì, risparmiate e potenzialmente il drone è anche buono, ma se dovessero presentarsi dei problemi come questo è un po' difficile riuscire a venirne a capo. Sì, potete contattare l'assistenza dello store da cui comprate, però il vero problema è che ad esempio per questo Dragonfly KK13 volendo comprare anche una seconda batteria a parte non se ne trovano. Quindi per tutti questi motivi, nonostante sulla carta il drone sia molto buono, al momento io vi sconsiglio l'acquisto del Dragonfly KK13. Bene ragazzi, direi che questo è tutto al momento, in quanto non posso provare altro. Oddio ragazzi, mi si è aperto il piedino in diretta. Oh mio Dio. Diciamo che la qualità costruttiva è un po' quello che è. Quindi cosa dire in conclusione? Spero abbiate apprezzato la sincerità. Quando c'è un prodotto buono, bello, che mi piace, io ve lo dico chiaramente. Quando c'è un prodotto che non mi convince, come in questo caso, ve lo dico allo stesso modo, perché voglio cercare di tutelarvi da comprare delle pataccate. Bene amici, ora ditemi voi cosa ne pensate di questo Dragonfly KK13, lasciate un bel commento qui sotto. Se avete dubbi o domande chiedete pure, io sono come sempre a vostra totale disposizione. In descrizione video invece vi lascio dei link per acquistare alcuni droni economici e non che vi consiglio, dateci un'occhiata, perché sempre qui sotto trovate anche il link per entrare nel nostro canale Telegram delle offerte Tech Best Deals, il nostro gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia e il nostro canale Instagram ufficiale. Entrate numerosi. E infine amici, se volete supportarci, se apprezzate il nostro lavoro, vi ricordo che tutti i nostri video sono totalmente gratuiti per voi e lo saranno sempre, credetemi, ma se vi va potete lasciarci un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione, iscrivetevi se non l'avete già fatto, condividete il video a tutti i vostri amici e attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video. E direi che questo è davvero tutto dal Dragonfly KK13 che purtroppo non vola. Noi ci vediamo al prossimo video sempre qui su Addicted to Tech. Ciao ragazzi!